Salve cari amiche ed amici, ecco che mando. Sono un po' misterioso oggi e non mi arrivano le cuffie. Allora, poi dovrò, mannaggia, la disorganizzazione, che cos'è? Vediamo. Salve care amiche e cari amici, come voi tutti sapete è morta Raffaella Carrà, è morta 10 giorni fa e io volevo fare questo video da ben 10 giorni, soltanto che ho avuto un grave imprevisto, cioè ho avuto un grave imprevisto. Buonasera Giorgio Scanu, grazie mille. Ho avuto un grave imprevisto perché più di 10 giorni fa è morta una mia zia e quindi io mi sono scordato come si fa a... Comunque volevo parlare appunto. Vediamo un po'. Niente, ogni volta devo riniziare da capo perché qua c'era l'opzione di fare vedere, e c'ho il browser che è lento. Si è fissato, sì. Hello there friend Teres. Mm, forse non era Streamlab, però dicevo è morta Raffaella Carrà, che è stata una cosa che ha colpito molte persone, però a me mi è morta mia zia, che è stata una cosa che ha colpito a me, quindi non ho potuto fare questo video prima perché ero gravemente commosso da quanto gli è capitato a mia zia, poverina. E che vuoi, e ognuno ha i problemi suoi. Ah, ecco.
dice che c'è una latenza bassa e niente, e vi invito, se volete, a partecipare a questa live. Touch the link to be on my oh, che bello, ho cambiato qualcosa qua. Ecco qua. Non c'è nessuno che vuole entrare in live. Ah, ecco, adesso ho capito. Vabbè, ma ciao Santeno, condiviso. Bene, grazie. Allora vi dicevo, già c'ho 3 like, che è morta la Raffaella Carrà, e purtroppo mi è venuto questo banner che non so a che cosa si deve, ma adesso penso subito a togliere questo banner un po' strano. Ah, ecco, mi metto così, così poi voi potete guardare il mio giraffino che sta lì dietro. Vediamo lì dietro. È una pena perché è stata una persona che ha fatto molto per lo spettacolo italiano e che ha colmato con la sua presenza milioni di televisori. E si vede che con questa camera appunto non posso fare vedere i chat. Hello Teres. Ah sì, you are the only best friend that follow me now. Ecco, chat privato nessuno, configurazione. Ah, adesso ho capito, è perché io sto utilizzando una camera che ciao
non molliamo Santen, grazie, sei troppo gentile. Devo aggiustare qua i banner perché meglio, ecco, cancello un po' di banner qua. Sì, adesso ho capito perché sto utilizzando una camera 3x4 quindi allora, vero, Raffaella era una brava artista. Eh sì, era realmente una professionista e poi ha portato la canzone italiana in giro per tutto il mondo. La conoscevano in Spagna, la conoscevano in America Latina, la conoscevano, la conoscevano realmente dappertutto. Mi sono spostato in modo da dargli un po' di protagonismo. La conoscevano realmente dappertutto e naturalmente la sua fortuna, il suo esito commerciale ha anche giovato all'economia italiana, ma anche alla possibilità che la discografica che la registrava dava a altri artisti, perché il suo successo dava l'opportunità ad altri di pubblicare. Ah, un'altra cosa, mi ascoltate con l'audio? Giorgio Scanu, confermi che si ascolta l'audio, che mi sto registrando con questa webcamera che finalmente filma e non in una risoluzione 4 a 3, ma è lo stesso una vecchia webcamera, ma mi fa di 16 a 9. Per quello che io sono stato molto tempo cercando di sperimentare di mettere i chat qui accanto e invece non usciva nulla perché la telecamera filma 16 a 9. Però vorrei avere una tua conferma sul fatto che sul fatto che mi possiate ascoltare pienamente senza nessun problema. Mi ascoltate o devo vedere attraverso il cellulare? Giorgio Scanu, e non me lo dici? Sì, si ascolta perfettamente. Sì, si ascolta perfettamente. Fantastico. Allora vediamo di ricondividere la live alla community. Entrate nella mia vi darò il
entrate nella mia live, vi darò il link nel chat. Oh, più di questo non posso dire. Entrate nella mia live, vi darò il link nel chat. Ecco qua, invita, copia e vediamo un po'. Devo mettere un cellulare sotto così. Ah, grazie, si sente. Adesso sto con StreamYard perché circa una mezz'ora fa intentavo da questo dispositivo fare una live da Streamlab, però mi diceva di scaricare l'applicazione e io non voglio scaricare nessuna applicazione. Ehm, si sente bene? Confermo. Bene, sono contento. Allora, in questo dispositivo mi funziona meglio StreamYard, anche perché io non voglio scaricare nessuna applicazione, ma voglio farlo attraverso, si vede bene, forte e chiaro, benissimo. Vediamo un po'. Qua c'ho dei problemi ho creato molte playlist di argomenti che vi possono di sicuro interessare, però non trovo mai la playlist che cerco. Vediamo un po'. Ah, ecco perché non sta nella playlist. Questo ogni volta i brownsware come sono lenti. Dopo vi do dei dati su Raffaella Carrà. Dicono che purtroppo lei soffriva di una malattia della quale soffriva la madre e quindi non si sarebbe potuto fare nulla per salvarla dal vivo. Ecco qua, poi gli cambierò magari il titolo, vendrà un'altra live di, allora vediamo, seleziona, ecco qua, perché è sempre meglio avere una finestra aperta sulla live per controllare che cosa succede, come l'altra volta che un mio amico, perché era un mio amico, ha fatto il pazzarello, non dico neanche chi. E che strano che non compare il video. Ah, ecco, sta qua.
Ah, ecco, sta qua. Eh, ah, ecco, sta qua. Devo togliere l'audio perché è un casino queste live. Io faccio maronna, maronna mia, faccio casini, faccio. Devo togliere l'audio, tanto che c'ho dei messaggi, ma non mi può. Ah, vabbè, ecco qua. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Sempre Teres TV mi manda. Sto facendo, caro Giorgio Scano, che cosa stai facendo? Solo 3 spettatori e solo 2 like. Hello, Teres TV. Allora dicevo, Raffaella Carrà è morta il 5 il 5 giugno, adesso stiamo al 10, quindi 15 giorni fa. Se n'è andata, ci ha lasciato tutti soli, tutti a crogiolarci nel nostro lutto musicale. Però io, ecco, purtroppo ho avuto delle brutte notizie e mi è morta una mia zia che ci aveva un 85 anni. Vabbè, quindi io purtroppo ho dovuto superare un lutto mio. Vi dico che non è morta di covid, non è morta, ci dice il nostro Pierluigi Serra, il nostro carissimo Pierluigi Serra, che si unisce adesso alla live, ma ci ha lasciato, ci ha salutato, ci ha solo salutato, non è morta. Vorrei tanto che sia così. Intanto vi ricordo, per quelli che mi seguono adesso in live o quelli che mi vedranno fino a questo punto, che come dice il banner sotto, questa è una live anche per conoscerci, non per fare ricambio di iscrizioni, di visualizzazioni, di like, di commentari, ma per conoscerci. Quindi se dopo questa live, quando sarà finita, lasciate qui sotto una vostra opinione, devo muovermi in modo speculare, una vostra opinione, chi viene sotto questa live vi conosce e in questo modo ci sarà la possibilità che magari molti di quelli che mi seguono, più di 2000 persone, vi conoscano a voi e guardino i vostri video. Mi guarda e mi conosce gente da tutte le parti del mondo, dall'Alaska al Vietnam, la Cambogia, Sri Lanka, Somalia. E quindi ecco, questa è stata una breve parentesi. Mi raccomando, quando finisce questa live, se volete avere più amici, commentate questo video in modo che anche altri vi possano conoscere. Però non è morta, ci ha solo salutato. Mi piace il tuo linguaggio, caro Pierluigi Serra, perché sei molto poetico. A me prima della Carrà, qualche giorno prima, credo, oppure quando è morta la Carrà, da circa una settimana, 10 giorni, è morta mia zia agli 85 anni. E lei, io gli ho parlato al telefono mesi prima
e non mi ha salutato. Lei è morta per me. Vorrei avere il tuo ottimismo. Allora, è ancora con noi? Ah, va bene, sì. E infatti la conoscono milioni di persone nel mondo e ha venduto milioni di dischi, e probabilmente dopo la sua morte nel mondo hanno iniziato ad ascoltarla anche persone che non avevano ascoltata prima, almeno avranno ascoltato un brano in YouTube. Quindi sì, è rimasta con tutte e tutti noi, però voglio dire, è rimasto il suo ricordo. Ecco, come io mi ricordo di mia zia, magari il ricordo di mia zia non è rimasto fra molte persone. Il ricordo di Raffaella Carrà è rimasto in tutto il mondo, soprattutto in internet, gente che magari non sa chi è, però ha saputo della triste notizia e adesso sanno. Una perdita del genere potrebbe essere compensata solo dal ritorno di Giacomino Seminale. E Pierluigi Serra, non so chi è Giacomino Seminale. Non avrei idea. Scusa la mia ignoranza, forse musicale, o forse la tua sembra si presta a essere una battuta. Comunque, caro il mio amico Pierluigi Serra, qua non so perché si può prendere il link per l'adesione e non te lo dà direttamente. Comunque qua, come potrai vedere, qua metto il link per partecipare alla live. Caro Giacomino Serra, se vuoi entrare nella live mi faresti un piacere. Ti attendo come invitato, ti aggiungo alla live e magari ci facciamo una chiacchierata. E questo lo dico a tutte e tutti voi, mi raccomando, se volete entrare nella live siete ben attesi, e io sarei tentato di condividere prima di dirvi le notizie. eh, Prima di dirvi le notizie più importanti su questa triste vicenda riguardo sempre che il browser me lo consenta, volevo entrare ecco, volevo entrare in Facebook, ma c'ho dei problemi.
vediamo se posso entrare in Facebook, perché ti chiedono sempre conferma l'identità, bla 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 bla. Allora niente, metto soltanto per quelli che mi seguono. Così, così dicevo, oh, vediamo di condividere, però ecco, sto a 48 di batteria. Allora ho condiviso in Facebook, che altro posso fare se non leggere qua? E si deve ricaricare la pagina. Ormai Google Chrome è stato questa informazione ricorretta 35 minuti fa di Wikipedia, quindi di Wikipedia ci possiamo fidare. Raffaella Carrà, nome d'arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, Bologna, 18 giugno 1943, Roma, 5 luglio 2021, è stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi della fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e Latino America. Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un'intervista sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha venduto oltre 60 milioni di dischi, e durante una puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo, in cui era ospite, ha dichiarato di possedere 22 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. Mazza, oh, io questo non lo sapevo. Ciao Sera, ben approdato. Go go, grande tempismo. Bene, perfetto. Io ho voluto perdere tempo mettendo il like il link della live in Facebook, e non è entrato nessuno. Adesso qua mi dice che c'ho 4 spettatori e sono molto contento, perché per me è un bellissimo record avervi tutti quanti qua nella live. E se voi vedete, ho messo il link. Se voi fate clic su quel link, potrete entrare nella live. Naturalmente, se ne avete voglia e possibilità. In questo modo chattiamo tutti insieme, però non ve ne andate, perché poi io ritorno e controllo che continuerò a parlare della Carrà. Il problema è che ho qualcosa nel forno. Adesso vengo, ciao.
Ecco, mi scuso con tutte e tutti voi se ho fatto tardi. Hello Teres TV, hello, però ho spento il forno. Voi mi chiederete a quest'ora perché c'ho il forno acceso, e io vi dico che mia madre è molto preventiva e già per la cena inizia a cucinare a quest'ora, e siccome è uscita, allora mi ha incaricato di controllare la cena e niente di meno, cucina nel forno. In questo modo la cucina è molto calda di sera. Dopo dovremmo aprire le finestre. Dicevo, io ho provato questo mercoledì, perché ogni settimana faccio dei video, la funzione del shorts. Ho caricato dei shorts, alcuni non sono degli shorts, ma siccome sono dei brani peraltro di Giorgio Bracardi, il cellulare li ha messi come video, non in lista ma video. Invece per fare lo short lo devi filmare in verticale, sia che tu lo abbia filmato al momento o editato. Però ecco, se gli dai l'edizione magari risulta lo stesso orizzontale. Il video deve essere filmato in verticale e non editato, magari perché uno è tentato di mettere gli effetti speciali. L'unico che puoi fare con un editore è cercare un editore di shorts per fare degli dettagli e aggiungere cose. Comunque continuiamo. Le altre persone se ne sono andate, e certo me ne sono andato io, se ne sono andati gli altri. Comunque, che c'è da dire della Raffaella Carrà? Che vabbè, c'è un'enorme carrellata di cose, dalla biografia, insomma, quando era piccola, già agli 8 anni, eh, recitava in Tormento del passato di Mario Bonard nel 52, e quindi praticamente fin da bambina ha fatto cinema. Carrà in un piccolo ruolo nel film Compagni di Mario Monicelli 1963, e quindi già negli anni 50 e 60 ha fatto cinema, ha fatto di tutto. Peraltro sua madre si chiamava Dell'Utri di cognome, no? Non so se è lo stesso Dell'Utri che ha a che fare con Silvio Berlusconi, non so. Voi che ne pensate? Ecco qua, ciao Gio. Ma adesso non so se sei, ciao Giorgio, come va? Non so se ti saluti a te stesso oppure c'è qua un Joe che comunque, come dire, è un po' una live fiacca, diciamocelo. Io ero dell'idea di non fare più le live perché faccio sempre delle figuracce. Mamma mia. Innanzitutto che mi costa organizzare quello che devo dire più che nei video, e poi però sono molto seguite, devo dire questo. È stata pure attrice, sì, è un'attrice. Io penso che nei primi decenni della sua vita
ha fatto più l'attrice, poi è diventata showgirl con i programmi televisivi e cantante. Era completa, sì, era molto eclettica, molto lavoratrice, ci ha rappresentato molto all'estero e questo è stato un bene per l'Italia. Comunque, come dire, forse così si vede meno sfocato. Comunque il suo successo e il suo talento hanno permesso a molti di avere anche successo, perché sai che una discografica, vendendo i suoi esiti, poteva poi incidere i dischi agli altri, magari a persone che non avrebbero avuto logicamente il suo stesso talento e successo all'estero e forse neanche in Italia, ma che potevano incidere e vendere. Bene, ho scritto male gonojo. Ah, sì. Anche se devo dire, Giorgio Scanu, che adesso è anche go no Joe, perché è go go, però invece che go go qualcuno potrebbe interpretare go no Joe, perché sembra cinese, vietnamita, no? Go no Joe è anche più carino, anche se naturalmente go go è carino, come sembra lo yo-yo. Dicono che non era casuale, era molto professionale. Ah, dicono che non era casuale. Sì, ma certo, ma tutto ciò che si fa nella tele anche oggigiorno dovrebbe essere professionale. Questo che significa? Che non si spendono milioni di euro a casaccio. Anche le cose che improvvisano nei programmi televisivi di oggi sono improvvisazioni, per modo di dire. Le improvvisazioni a Sanremo, non dico che sia tutto studiato, ma loro si devono preparare e poi magari lì possono improvvisare, ma nulla è lasciato al caso. Ma che fosse una persona solare con tutti, sì, sì, questo sì, naturalmente lo si capisce, quello non lo si può neanche simulare. Si deve essere soprattutto professionali, soprattutto ti deve piacere quello che fai e soprattutto devi avere, non dico umiltà, perché uno non si deve umiliare, ma bisogna avere modestia, modestia per non credersi chissà chi, non come i nostri politici che grazie alla democrazia siamo liberi di votare e poi quando li incontriamo per la strada guardandoci ci fanno: lei non sa chi sono io. Certo che lo so, uno che ti ha votato la gente, che stai lì perché ti ha votato la gente, capito? Certo, ego. Bene, go. Che dire, io ho provato gli shorts di YouTube e devo dire che è carino mandare degli shorts. Certo, io non so fino a che punto li puoi addirittura monetizzare, ma per monetizzarli non devi utilizzare la musica che ti dà a disposizione YouTube, se no non li puoi monetizzare. Il fatto è che innanzitutto devi avere molta popolarità per guadagnare con gli shorts e poi la loro diffusione dipende sempre dalla popolarità o dal fatto che fai un contenuto molto accattivante e che lo guardino molte volte, più di una volta, e che lo condividano. Perché lo guardino più di una volta bisogna creare un video che vadi in loop. Quindi io adesso cercherò dei tutorial, dei video tutorial per sapere come fare dei loop, cioè io ho visto un video che realmente volevo vedere quando finiva lo short, che magari durava
meno di 15 secondi, perché si può fare anche di 59 secondi, un minuto. E invece stavo guardando, cioè io pensavo che il video durasse un minuto e per un minuto ho visto gli stessi 5 secondi. In pratica in questo modo ha fatto tantissime visualizzazioni, e quindi bisognerebbe creare degli shorts che entrino in loop, e non necessariamente deve essere perché altrimenti uno si accorge che sta guardando un video. Invece deve essere di 5 10 15 secondi, però che l'azione finisca dove inizia, l'azione finisca dove inizia. Per esempio filmarsi mentre si versa dell'acqua in un bicchiere, e improvvisamente uno vede che il bicchiere si svuota, si riempie, si svuota, si riempie, si svuota. E allora che succede quando si arriva a riempire il bicchiere? E così la gente, prima che si accorge che quello è un loop, lo ha guardato 10 volte. 10 persone fanno già 100 visualizzazioni, che non è come fare 10 visualizzazioni. Poi lo condividono perché gli dà grazia, e magari fai 200 visualizzazioni, 400. Solo che poi ci sono gli improvvisati come Fiorello. Sì, forse Fiorello improvvisa, però non ti credere che è un furbo. Tu vedi Sanremo e pensi che vanno così nel palco e improvvisano, che sono dei geni dell'improvvisazione. In realtà stanno tutta la mattina facendo delle prove, per quello che non è che per me fanno delle prove pure sulle improvvisazioni. Non c'è nulla di quando si muovono milioni di euro, e quando si ha un'immagine professionale, pure le battute, i colpi di scena. Tu guarda, ma lo sai chi è arrivato in studio? No. E per esempio gli stava parlando, che sembrava che gli parlava dal video, e poi appare lì dietro la porta. Ma sei già arrivato in studio? Sì, ma perché non ce l'ha detto che venivi? Tu credi veramente che improvvisano? Sì, dicono che Raffaella era umile. Sì, 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 questo si vede. I video miei sono più lunghi ora. Ah, bene, mi compiaccio, perché soprattutto devi dire una storia originale, perché se tu carichi e poi li metti non in elenco o privati e durano 3 secondi e c'è soltanto un'immagine: buonanotte, buonasera, buongiorno, ma almeno dillo tu con la tua voce. Alla gente piace guardare o un qualche cosa che abbia un valore oggettivo, oppure, come nel mio caso, dei contenuti personali. Magari i video che faccio io non sono di eccessiva qualità, ma soprattutto da quando sottotitolo in 127 idiomi, ci sono delle persone che guardano ai miei video perché vogliono guardare qualcosa di unico, di esclusivo. Ma non mi fanno crescere. Non è vero, tu crescerai, più cresceranno i tuoi video, e soltanto che YouTube vede la tendenza dei tuoi video. Se 3 secondi non hanno molto, cioè anche se li guardassero 1000 volte, cioè sono 3000 secondi, 3000 secondi di visto, non 3000 minuti. E devi fare dei video, ecco, non li fare più lunghi di 5 minuti, perché magari per quello che hai da dire 1 minuto e mezzo, 2 bastano, 50 secondi bastano, ma 5 secondi mi sembra eccessivo. Ah, ok, ho imparato un'altra cosa. Grazie Giorgio Scanu. Ok, Francesco Occurro 97, scusa se dico male il tuo nome. Lei se n'è andata, ma il suo ricordo durerà per sempre.
su questo concordo. Noi comuni mortali saremo scordati subito, così come succederà a mia zia, che io la ricorderò tutta la mia vita, ma quando i suoi parenti più stretti, familiari e amici non ci saranno più, lei come non sia mai esistita. Allora, beh, sì, effettivamente Caramba era molto organizzato e lo credo. Allora, per quanti stanno connessi, ecco, io di nuovo gli suggerisco di aderire a questa live se possono. Scusate, non me ne sono andato, ma ho sempre delle difficoltà, dei problemi che non possono mancare, e vedo che proprio non posso immaginarmi ecco qua. Scusate, non me ne vado, devo caricare questo perché la batteria già è arrivata al limite. Se la vi sempre problemi, sempre problemi. Perché sto ormai da più che quasi un'ora, 55 minuti. Allora ho dovuto mettere il carica batteria perché voglio stare con la luminosità al massimo. Allora, ok, tempo, ecco, tempo. Allora dicevo, io ti consiglio, Giorgio Scano, di farti vedere nei video, non so, di parlare, di dire quello che vuoi e poi tradurre a 127 idiomi, così di sicuro qualcuno da qualche parte del mondo ti seguirà. A me succede che da quando sottotitolo i video li seguono sempre più persone. Poi dovrò fare un tutorial su come sottotitolare i video a 127 idiomi. Chiaramente è un qualche cosa che ti dà più chance
è bello, no, che ti diano più chance, suona bene, insomma, suona meglio ora che ti diano più possibilità. Però ecco, nessuno oggi è voluto entrare chissà perché nella live. Vabbè, qua ho trovato cercando che poi guarda come ogni volta se i dispositivi, queste cuffiette, gli alimentatori sempre, non so perché li ritrovo così tutti annodati che si possono rompere, ma cercando l'alimentatore della batteria ho trovato del mio cellulare Nokia Asha, ho trovato queste cuffiette hand che servono, ma sono mano libere, insomma, sono mano libere, ma sono super intrecciate, che ho paura qua a strappare qualcosa, perché mi fanno innervosire. Strillerei, solo che sono in live e poi non lo faccio mai, non sono abituato. Ecco qua. Che dire della Carrà, che dire che ci ha fatto compagnia nella nostra gioventù, nella nostra infanzia, adesso speriamo non si sia rovinata questa cuffia, queste cuffiette, ci ha fatto compagnia, è venuta a mancare e io la seguivo da quando avevo 8 anni, 5 anni. Vorrei sapere voi cosa ne pensate della Carrà. Vediamo un po' qua, ecco. Cambio di cognome: nella prima metà degli anni 60 le fu dato lo pseudonimo Carrà, consigliatole dal regista Dante Guardamagna, il quale, appassionato di pittura, associò il suo vero nome Raffaella, che ricorda il pittore Raffaello Sanzio, al cognome del pittore Carlo Carrà. Tuttavia Raffaella non riuscì a ottenere molto successo in termini di popolarità come attrice, tant'è che all'inizio degli anni 70, a seguito del successo ottenuto come showgirl in televisione, decise di abbandonare la recitazione, salvo alcune sporadiche ed isolate esperienze successive in alcuni film e sceneggiati tv, e di concentrarsi sulla carriera di presentatrice televisive, soubrette e cantante, con la quale invece ottenne successo e fama a livello internazionale. Pronto Raffaella, vabbè, allora occupiamoci purtroppo di quello che le successe alla fine, cioè è morta a Roma il 5 luglio, è morta a Roma il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni, cioè 10 giorni fa esatti, a causa di un carcinoma del polmone, malattia che aveva provocato la morte anche della madre. A darne l'annuncio è stato il compagno di lunga data Sergio Iapino. Il giorno seguente si è svolto il corteo funebre, che ha visto moltissime persone renderle omaggio. Mi sembra che Raffaella Carrà non fumasse, e quindi nel caso in cui si tratti di carcinoma polmonare, nel caso in cui si tratti di carcinoma polmonare, sarebbe veramente molto triste che gli sia toccato che non fumava. Condividete la live sui vostri social, lasciate like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella.
Grazie Giorgio Scanu per queste raccomandazioni che fai alla gente. Bravo, fai bene a raccomandargli queste cose. O voi due che mi state seguendo, che poi mi seguono in così tante parti del mondo che non so se sapranno leggere in italiano. Quindi, a parte tu Giorgio Scanu, l'altra persona, forse si tratta di Francesco Curro, o forse di Giorgio di Gogo, ma c'ho anche degli amici asiatici che forse loro non riusciranno a capire. Ecco, vediamo qua, mi dice Yahoo Mail, ti è arrivata, oh, ti è arrivata posta, però non si apre. Questa live è una live strana, non soltanto per quello che dico, ma soprattutto per quello che faccio. Ecco qua, mi è entrato un messaggio del Restream, grande attualizzazione. Infatti non ho potuto fare il video, ma dovevo scaricare l'applicazione. Io ho detto minga, no, non voglio scaricare nulla, e infatti non ho fatto nulla. Adesso, se mi aspettate un momento, i miei cani mangiano già a quest'ora del pomeriggio, vengo subito. Un momento, che tanto poi ritorno. Ci dobbiamo salutare, deve finire la live. Ciao ciao ciao.